Mongolia, un luogo che per me è sempre stato terra di avventura. Avventura perché quando sei lì, da solo, in mezzo alla steppa, ti fa sentire veramente esposto, insignificante, vulnerabile, ma che allo stesso tempo ti dà questa libertà assoluta, ti fa sentire veramente padrone del tuo destino, capitano della tua anima. Nella steppa mongola non ci sono strade segnate, ma solo scie di chi è passato, se qualcuno è passato, prima di te. Credo che questa renda la steppa, come nessun altro posto al mondo, il posto perfetto per interrogarsi e per cercare e inseguire la propria traiettoria, nella steppa e nella vita. Una traiettoria difficile, a volte incerta, a volte sbagliata, ma che quando la trovi, anche solo per un istante, sai che è veramente la tua. Ho comprato il volo sognando ad occhi aperti, ma poco dopo mi sono reso conto di quanto fossi impreparato per un viaggio come questo. Infatti per andare in Mongolia da solo è fondamentale essere preparati in ogni dettaglio ed essere pronti a fare qualsiasi riparazione della bici. Quindi ho passato i 2 mesi prima della partenza in apnea, concentrato su questo obiettivo. Arrivato in Mongolia e dopo aver riassemblato la bici, prendo questo bus notturno di 8 ore che alle 4 di mattina mi porta nel punto di partenza del mio viaggio, Zezerberg. La traccia che ho preparato parte da Zezerberg, a 400 km dalla capitale, e passa nel mezzo del nulla fra strade sterrate, sabbia e steppa aperta. In questi quasi 1100 km e 10.000 metri di dislivello arrivo fino al lago Ovzgol, a 20 km dal confine con la Russia. Lo stile di vita nomade è all'aria aperta, pragmatico e fatto di piccoli momenti.
hop. Bak. Yine sor başına. Not very strong, like not too strong. Not like. Gli incontri sul mio percorso sono frequenti e di tutti i tipi. A volte ricevo, a volte cerco di dare. A volte faccio anche provare la mia bici. Quando arriva un temporale improvviso busso alle porte delle gare e chiedo ospitalità. A volte, anche con tutta la buona volontà, non ci si riesce a capire, ma questo non toglie la gioia di stare insieme. I don't speak Mongolian. Arrivato in cima al passo, incontro questi due personaggi che si presentano come campioni di morra cinese e mi accolgono come un caro amico. This is vodka? Giacomo. Jack. 네, 출등수. 이면 출등수. Un altro grande incontro con questo ubriacone che dopo avermi offerto 3 sciottini di vodka alle 9 di mattina vuole che gli compri 2 bottiglie di vodka. Vengo invitato a partecipare alla cerimonia del taglio dei capelli mongolo. È un rito di passaggio a cui vengono tagliati per la prima volta i capelli al bambino di 2-3 anni. Эй, 오늘 어떻게 그러면 제가 어디가 대한 또 아침 또 벌써 뭐 Ci sono delle sfide, anche se spesso sono io, con i miei errori, a mettermi in difficoltà. Quando mi accorgo nel mezzo della steppa di aver rovesciato tutta la benzina e di essere quindi rimasto a secco, la situazione è tragica, poiché non posso più utilizzare il mio fornelletto. Provo a chiedere della benzina alle persone che incontro. Oh, from the motorbike? Benzene? No. Non dici. Nel mio percorso mi trovo più volte a lottare contro la forza di gravità e a spingere la mia bici nella sabbia mentre vengo attaccato da una nuvola di zanzara che non mi vuole dare tregua. Per arrivare al confine con la Russia devo prendere questo minibus, a cui la bici viene fissata utilizzando, ahimè, una sciarpa cerimoniale. Date le condizioni della strada, per fare soli 180 km impiega 12 ore, quindi mi armo di pazienza e salgo sulla vettura. Dopo 2 ore dalla partenza buchiamo, ma non è il peggio, perché nel mezzo della notte ci blocchiamo nella palude e pur spingendo non riusciamo a liberare l'auto. Solo andando nella foresta e cercando dei tronchi con cui fare leva riusciamo finalmente a liberare il mezzo.
Per ringraziare per l'ospitalità ho portato il materiale per costruire dei piccoli razzi di carta con un elastico. Diciamo che è un esperimento riuscito a metà, perché sicuramente è un bel giocattolo per i bambini, ma non sono riusciti a capire a cosa serva veramente. Quando alcuni ragazzi mongoli mi propongono di cavalcare con loro nella steppa, accetto. E questo mi fa capire perché il cavallo, sicuramente meglio della bici, è il mezzo perfetto per muoversi in ogni circostanza nella steppa. E quando ormai sono tornato in Italia, penso al Giacomo che ha deciso di intraprendere questa grande avventura, alle sue emozioni, le sue domande, le sue paure, e allo stesso tempo a cosa mi ha insegnato questa avventura e a come mi abbia portato a essere più consapevole di chi sono e perché faccio quello che faccio.